Ciao a tutti e bentornati. Oggi, dopo diversi mesi dall'avvio di questa vasca, andiamo finalmente ad aggiungere i primissimi coralli e onestamente non vedo l'ora. Quindi iniziamo subito. Eccoci qui. Allora, prima di andare insieme a vedere i coralli, sarebbe buona norma sciacquarli con un antiparassitario che serve appunto a rimuovere tutti quei vermetti, quella sporcizia o quei parassiti in generale che spesso rimangono incastrati tra i coralli o comunque nelle basette dei coralli stessi e che quindi possono trasferirsi da un acquario all'altro. Questo vale a maggior ragione quando i coralli vengono venduti non incollati sulle basette ma incollati su dei pezzetti di rocce, semplicemente perché nelle rocce è più facile per i parassiti riuscire a nascondersi e quindi trasferirsi da un acquario all'altro. Io ho acquistato questo qui della Aquaforest. Per utilizzarlo non bisogna far altro che versare 2,5 ml in 5 litri d'acqua del nostro acquario e mettere a mollo i coralli per circa 5 minuti. Se vogliamo, in questa fase possiamo utilizzare uno spazzolino per pulire al meglio le basette dei coralli ed essere sicuri di aver rimosso tutta la sporcizia. Chiaramente tutta questa operazione dobbiamo farla in un recipiente separato perché alla fine l'acqua utilizzata va buttata. Questo perché questo disinfettante, una volta trascorsi i 5 minuti, potrebbe iniziare ad irritare i coralli e quindi proprio per questo motivo questa operazione non possiamo assolutamente farla direttamente in vasca. Allora, sono passati più o meno 5 minuti. Prima di spostare i coralli in acquario vorrei sciacquarli ulteriormente all'interno di un altro recipiente, in modo da essere sicuro di aver rimosso tutte le possibili tracce di disinfettante e poi possiamo spostare i coralli in vasca. Allora, questa è tutta la sporcizia che abbiamo rimosso. Come vedete, anche se i coralli vi sembrano abbastanza puliti, ci sono sempre dei vermetti o comunque della sporcizia incastrata all'interno delle basette e quindi è sempre buona norma utilizzare un antiparassitario. Allora, adesso andiamo a vedere da vicino i coralli che ho comprato. Da questo lato abbiamo 3 discosoma, onestamente non conosco bene il nome scientifico della specie, però dovrebbero essere 3 Rhodactis. Per il momento ne ho preso uno blu con delle sfumature violette, uno grigiastro con le sfumature rosa e poi uno verde fluo. Però in futuro vorrei comunque prenderne ancora di altri colori, visto che comunque i discosoma sono tra i miei coralli preferiti, perché sono poco esigenti, hanno colori davvero interessanti e soprattutto sono a crescita veloce, quindi volendo sarebbe piuttosto facile fargli colonizzare diverse aree della vasca in breve tempo. Inoltre ce ne sono alcuni con forme davvero molto particolari, onestamente a me piacciono un sacco anche le ricordee e sicuramente ne acquisterò qualcuna più avanti. Per il momento li ho appoggiati tutti e 3 qui sul fondale, più che altro perché non sono ancora sicuro di dove vorrei posizionarli definitivamente. Stavo pensando di colonizzare una delle 2 rocce alla base della rocciata con le diverse specie di discosoma, però in realtà non mi sono ancora convinto al 100% su quale delle 2 rocce dovrà essere. E ad essere onesti potrei anche scegliere di lasciarli proprio qui sul fondale e farli crescere sulla sabbia se questa posizione dovesse piacergli e i coralli reagiscono bene, visto che comunque sono coralli poco esigenti in termini di luce e di flusso.
quindi vedremo nei prossimi giorni cosa succederà, anche perché lasciarli crescere sul fondale significherebbe avere più spazio sulle rocce per altre specie di coralli, magari più esigenti rispetto ai discosoma, e questa in realtà sarebbe la soluzione ideale per me, visto che significherebbe più spazio in generale per i coralli e quindi più coralli in vasca. Però comunque vediamo come evolvono le cose col tempo. Da questo lato invece abbiamo due coralli molli classici, e cioè un Lobopython e un Sarcopython. Il Lobopython è questo qui davanti con questi lobi appunto di colore viola, che man mano che il corallo cresce si dilatano e si estendono creando delle forme davvero interessanti. Il Sarcopython è invece questo qui dietro a forma di fungo. Sulla parte superiore, quindi sulla testa del fungo, c'è uno strato di piccoli tentacoli che si ritraggono e si estendono in base, diciamo, all'umore del corallo in quel determinato momento. Potenzialmente entrambi i coralli, quando cresceranno, potrebbero entrare in simbiosi con i pesci pagliaccio, che significherebbe che i pagliacci spenderebbero buona parte del tempo nascondendosi tra questi coralli, appunto facendone il loro rifugio. A differenza dei discosoma, questi coralli sono molto più spugnosi, nel senso che c'è molto più tessuto e tendono a diventare davvero grandi col tempo se ci sono le giuste condizioni. Soprattutto il Sarcopython, che ha questa forma a fungo che tende a incurvarsi verso l'interno e crescere verso l'alto, potrebbe in parte andare ad oscurare gli altri coralli che gli posizioniamo vicino. Quindi è bene tenerne conto quando li comprate, soprattutto se avete una vasca molto piccola. Sono anche questi due considerati coralli facili, quindi poco esigenti, resistenti e adatti per principianti, anche se secondo me sono un pochino più esigenti rispetto ai discosoma, nel senso che non è poi così immediato riuscire a trovargli una buona posizione in vasca che sia di loro gradimento. Soprattutto il Sarcopython tende a richiudersi se la posizione non gli piace e potrebbe rimanere chiuso anche per diverso tempo. Inoltre, a differenza dei discosoma, questi due coralli sono noti per fare la muta e quindi ogni tanto si ritraggono e perdono lo strato di tessuto più esterno. In questo modo riescono a ripulire i tessuti da tutti i detriti che possono eventualmente rimanere intrappolati. In ogni caso, per il momento ho posizionato anche questi due sul fondale, però so già che col tempo vorrei spostare il Sarcopython nell'angolo opposto, lì proprio sotto la pompa, perché vorrei farlo crescere e fargli riempire quella parte della vasca che rimarrebbe appunto dedicata quasi esclusivamente al Sarcopython. Dal momento che questo corallo si sviluppa molto anche in altezza, credo che sia la soluzione migliore posizionarlo nella parte più remota della vasca, perché così non infastidisce gli altri coralli che andrò ad aggiungere e rimane comunque perfettamente visibile dal lato e dalla parte frontale, visto che andrebbe comunque a svettare da quell'angolo. Il Lobopython invece vorrei tenerlo più o meno in questa posizione e farlo crescere in modo da fargli riempire quest'altro lato della vasca che mi sembra un pochino troppo vuoto. Facendolo crescere in questa zona dovrei riuscire a creare un pochino di riempimento in questa parte bassa frontale, senza però chiudere troppo la visuale verso la parte posteriore. Quindi diciamo che il posizionamento di questi due coralli deriva principalmente da scelte connesse all'impatto visivo più che alle esigenze dei coralli stessi. Visto che ci siamo, vi aggiorno anche su un altro acquisto, perché qualche giorno fa ho preso un gramma loreto, che è un pesce davvero eccezionale, di colore giallo e viola intenso, però da quando l'ho inserito in vasca ha iniziato a scavare sotto questa roccia e non esce allo scoperto se non per scagliarsi su qualche pezzo di mangime che gli passa davanti la tana. Purtroppo so che i gramma loreto possono avere questo comportamento e hanno bisogno di molto tempo per adattarsi e iniziare ad uscire allo scoperto, quindi mi dispiace se adesso non riesco a farvelo vedere per bene, però vi aggiornerò sicuramente appena deciderà di farsi vedere fuori dalla tana. Detto questo, io vi saluto, noi ci vediamo al prossimo video. Nel frattempo iscrivetevi e attivate le notifiche. Ciao!